Bene, cominciamo questo viaggio attraverso le macro di Visual Basic visualizzando il menu sviluppo in alto. È una cosa molto semplice, ma ci torna utile per avere accesso a tutto quello che è l'ambiente di programmazione in modo più pratico. Per visualizzare il menu sviluppo qua sopra è sufficiente andare in File, Opzioni, Personalizzazione / multifunzione e aggiungere la spunta alla voce Sviluppo. A quel punto avremo il nuovo menu con dentro tutte le varie possibilità: accedere all'editor di Visual Basic, lanciare una macro già preparata in precedenza, registrare una nuova macro, gestire la sicurezza e così via. Ora che visualizzi il menu di sviluppo puoi anche cominciare a scrivere il tuo primo programma, però prima di fare questo andiamo a capire una cosa. In Visual Basic possiamo scrivere due tipi di routine, ci sono le sub e ci sono le function. Hanno alcune cose in comune ma una grossa differenza. La cosa in comune è che entrambe, sia le sub che le function, possono ricevere in ingresso dei parametri, degli input che possono essere di varia natura, possono essere dei numeri, delle stringhe, quindi del testo, possono essere anche degli oggetti di Excel, delle celle, dei fogli di Excel, un percorso di rete, potrebbero essere tante cose. E questo è ciò che accomuna le sub e le function, possono ricevere, non devono, ma possono ricevere in ingresso delle informazioni. Ed è importante questo perché in base alle informazioni che noi passiamo alle sub o alle function, all'interno può succedere qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Quindi è una cosa da tenere presente. La differenza invece fra sub e function è che la sub, quando la chiamo, la lancio, fa le sue cose, quindi potrebbe applicare dei colori alle celle, potrebbe cancellare dei file, potrebbe lanciare delle applicazioni, fa quello che deve fare e basta, lì finisce e ok. La function invece, anche lei può fare queste cose, può svolgere dei compiti, ma l'importante è che quando lei arriva in fondo mi restituisce un valore. Quindi io quando chiamo la function, quando chiamo la sub, faccio fare delle cose. Quando chiamo la function faccio fare delle cose, sì, volendo, ma soprattutto ricevo indietro un qualche valore, che può essere anche questo, un testo, un numero, delle celle, un file, possono essere tante cose. Ma questo è fondamentale perché se ho bisogno di fare delle operazioni e ottenere un qualcosa indietro, non potrò mai cominciare il mio codice dicendo sub Pluto, ma dovrò usare function Pluto. Ok, questo è. Quando scriviamo una routine, la struttura è molto semplice: sub Pluto, tutto quello che è, and sub function Paperino, tutto quello che deve fare, and function. Da qualche parte qui dentro ci sarà scritto Paperino uguale qualche cosa, e questo sarà ciò che otteniamo come risultato dalla function. Vediamo adesso quello che è tipicamente il primissimo programma che si fa quando si comincia ad avvicinarsi a un programma a un linguaggio di programmazione, quello che tipicamente è l'Hello World, e noi scriveremo Mandi Mondo perché in friulano Mandi vuol dire ciao. Ora, per scrivere il nostro primo programma in Visual Basic for Application, andiamo nel menu di sviluppo e apriamo l'editor di Visual Basic. Col tasto destro inseriamo un nuovo modulo e iniziamo a scrivere la nostra sub A. Per il momento non diamo particolare importanza al nome delle sub, delle function, ma più avanti vedremo che sarà importante. E qui scriviamo una singola riga di codice: msg box, aperta tonda, doppio apice, mandi mondo, punto esclamativo, doppio apice e chiusa tonda. Per eseguire questo semplicissimo programma basta usare questo pulsante qui, ed ecco il nostro pop-up. Oppure, se non siamo nell'editor di Visual Basic ma siamo dentro Excel, nell'interfaccia principale, possiamo usare il pulsante macro che sta sempre nel menu sviluppo per vedere tutte le macro eseguibili. Qui c'è chiaramente solo questa, e cliccando su esegui abbiamo sempre il nostro pop-up. Tutto qua. E complimenti, sei un programmatore! E magari un programmatore piccolo? Però un primo programma lo hai scritto, oppure stai per provare a scriverlo, insomma. E se la strada può essere lunga, da qualche parte bisogna pure cominciare con un primo passo. Ci vediamo alla prossima, ciao!